Vi siete mai chiesti se in questa situazione fragile geopolitica, se una delle due fazioni decidesse di lanciare la bomba atomica, ma cosa succederebbe al mondo? Quando immaginiamo la terza guerra mondiale, pensiamo spesso alle esplosioni, ai missili, agli eserciti e alle città distrutte, ma forse la domanda più interessante non è che cosa accadrebbe durante la guerra, ma piuttosto che cosa accadrebbe dopo? Quanto tempo ci servirebbe per tornare alla normalità? Qualche mese? Qualche anno? Oppure potremmo scoprire che la nostra civiltà è molto più difficile da ricostruire di quanto immaginiamo. Ed oggi, dopo le continue minacce di Trump all'Iran di un intervento militare forte e delle conseguenze catastrofiche che potrebbero seguire, vorrei analizzare con voi quali potrebbero essere le conseguenze di un conflitto su questa scala. E vi chiedo di rimanere fino alla fine perché le possibili conseguenze sono molto più catastrofiche di quanto voi possiate immaginare. Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e in questo canale parlo di finanza, di soldi, di università e della vita in generale. E dopo questo continuo odio e amore tra Trump e il governo iraniano, oggi vorrei vedere con voi cosa significherebbe ripartire dopo una guerra importante. Naturalmente esistono scenari molto diversi. In un primo scenario la guerra rimane limitata, vengono colpite magari le basi militari, i porti, gli aeroporti, le reti elettriche e le infrastrutture strategiche. Forse si potrebbero utilizzare anche delle armi nucleari, ma l'impiego sarebbe molto limitato e quindi l'ordine mondiale rimarrebbe più o meno lo stesso. Il risultato di uno scenario di questo tipo magari sarebbe un mondo più povero, più autoritario e diviso in blocchi regionali, diventando di fatto una seconda guerra fredda. Ma il video si concentra principalmente su un secondo scenario, che è invece uno scenario in cui l'escalation sfugge di mano. La maggior parte delle grandi città vengono colpite, le reti elettriche collassano, i sistemi informatici smettono di funzionare e il commercio internazionale si interrompe. E questo non significa necessariamente l'estinzione dell'umanità, ma significherebbe sicuramente la fine della civiltà industriale così come la conosciamo oggi. E non voglio analizzare questo scenario tanto per capire come si può sopravvivere in un bunker, ma piuttosto capire se, una volta usciti, saremmo ancora capaci di ricostruire il mondo. Nelle prime ore regnerebbe soprattutto la confusione. Internet potrebbe smettere di funzionare in numerose aree, le reti telefoniche verrebbero sovraccaricate oppure addirittura interrotte completamente, le banche potrebbero sospendere i prelievi, i pagamenti elettronici diventerebbero inaffidabili e molte persone avrebbero ancora denaro sui propri conti ma non avrebbero più un modo concreto per poterlo utilizzare. E questo ci dimostra come il denaro, per come lo intendiamo oggi, funziona soltanto finché funziona il sistema che gli permette di circolare. Ed anche i mercati finanziari potrebbero crollare inizialmente. Storicamente, tuttavia, le guerre limitate e le crisi geopolitiche non hanno sempre distrutto la borsa nel lungo periodo. Infatti i mercati odiano soprattutto l'incertezza e quando lo scenario diventava più chiaro hanno sempre recuperato abbastanza rapidamente. Ma in una guerra realmente globale il problema non sarebbe più il valore nominale delle azioni. Il problema sarebbe capire se le aziende rappresentate da quelle azioni esistono ancora, se le fabbriche possono tornare a funzionare e se le merci possano essere ancora consegnate. E quindi l'economia reale avrebbe bisogno di anni per poter tornare a uno stato pre-guerra. Nei primi giorni inizierebbero a mancare i beni essenziali, non necessariamente perché il cibo è completamente terminato, ma piuttosto per una difficoltà nel raggiungimento delle persone. Infatti, le città moderne vivono grazie a un flusso continuo di alimenti, carburante, medicinali, acqua pulita, energia, e una grande città non funziona come una fortezza medievale, non contiene mese di scorte, ma è composta da supermercati che vanno riforniti continuamente e se i camion si fermano, se i porti chiudono o se il carburante viene razionato, gli scaffali possono svuotarsi in pochissimo tempo. E qui si nota una regola che tornerà continuamente, ovvero che non è sufficiente possedere una risorsa, ma bisogna anche essere capaci di trasportarla, distribuirla e proteggerla. E una regione può produrre grano in abbondanza, ma non avere i mezzi per portarlo in città. Può avere una centrale elettrica, ma non i componenti necessari per riparare un trasformatore. Può avere un ospedale, ma non i farmaci, l'ossigeno o l'energia necessari per mantenerlo operativo. Dopo alcune settimane il problema principale diventerebbe l'amministrazione della scarsità. Il carburante verrebbe distribuito in ordine di priorità e quindi prima ad ospedali, alle forze dell'ordine, al trasporto alimentare, alle centrali energetiche, agli acquedotti, e le autorità proteggerebbero non soltanto i confini, ma anche le raffinerie, i depuratori, i depositi, le stazioni ferroviarie. Le persone ricomincerebbero a conservare mappe cartacee, i documenti fisici, i contanti. Questo non considerando il fatto che addirittura i soldi per come li conosciamo noi oggi, ad esempio gli euro e i dollari, potrebbero non valere più nulla. Le radio tornerebbero a essere strumenti essenziali e negli
luoghi in cui le radio non arrivano, tornerebbero i messaggeri, magari i piccioni viaggiatori, e con il passare dei mesi inizierebbero ad emergere differenze enormi tra i territori. Infatti le regioni con acqua dolce, agricoltura sviluppata, energia, officine funzionanti, vie ferroviarie potrebbero stabilizzarsi relativamente presto, mentre le grandi città dipendenti da consegne continue, prima di poter arrivare a una stabilità e un equilibrio, potrebbero impiegare molto più tempo. Il potere politico si sposterebbe verso il basso, un governo centrale potrebbe continuare formalmente a esistere, ma avrebbe grandi difficoltà a controllare tutto il territorio e quindi aumenterebbe il potere di governatori, di sindaci, comandanti militari e importanti figure locali. E in altre parole, la legittimità seguirebbe la logistica. Infatti, chi riesce a mantenere l'acqua corrente, distribuire il cibo e tenere accese le luci acquista autorità. Potrebbero nascere delle monete locali o sistemi di credito alternativi rispetto alle banche e in alcune aree tornerebbe addirittura al baratto, e questo non perché il baratto sia efficiente, ma piuttosto perché la fiducia nella moneta nazionale potrebbe essere compromessa e il valore si sposterebbe verso ciò che serve realmente, quindi cibo, energia, medicine, carburante e competenze. Ed anche il commercio internazionale cambierebbe radicalmente. Infatti, spesso quando pensiamo al commercio, pensiamo che per commerciare bastino una nave, un porto e delle merci da trasportare, ma in verità il commercio oggi è fortemente influenzato dalle assicurazioni e ad oggi, se una rotta non viene assicurata, nessuna nave accetterà di percorrerla. La globalizzazione non sparirebbe necessariamente, ma diventerebbe più limitata e l'economia si sposterebbe da una struttura più efficiente verso una struttura più resiliente e quindi resistente. E se prima della guerra acquistare un componente dall'altra parte del mondo poteva essere più conveniente, dopo la guerra diventerebbe preferibile produrre localmente qualcosa di peggiore, più costoso, ma comunque sempre disponibile. E questo porterebbe inevitabilmente a un peggioramento della qualità di prodotti. Ed ora arriviamo alla domanda centrale: ma come si ricostruisce davvero? E per rispondere a questa domanda, immaginiamoci che dopo anni di crisi alcune regioni siano riuscite a ristabilire un minimo di ordine, quindi hanno acqua, cibo e una forma più o meno strutturata di governo. Ma a questo punto potrebbero semplicemente riaprire le fabbriche? Probabilmente no, e per capire il motivo dobbiamo guardare alla prima rivoluzione industriale, che normalmente noi raccontiamo attraverso alcune invenzioni: il telaio meccanico, la macchina a vapore, la locomotiva. Ma la rivoluzione industriale non è iniziata con le invenzioni di Watt, ma molto prima. Infatti, per creare le condizioni ideali per la rivoluzione industriale c'è servita prima una rivoluzione agricola, con il conseguente aumento della produttività dei campi, e questo permise di produrre più cibo con meno lavoratori, ed è stato proprio questo a permettere ad una parte della popolazione di abbandonare l'agricoltura e poter entrare nelle officine e nelle fabbriche. Successivamente servirono il capitale da investire, infrastrutture, strade, canali, mercati, artigiani, miniere e fonti energetiche. E solo quando tutti questi elementi si incontrarono fu possibile meccanizzare la produzione. E quindi per ricostruire una civiltà industriale dovremmo quindi prima ripercorrere una strada simile, ma con alcuni adattamenti fondamentali. La ricostruzione inizierebbe ancora una volta dall'agricoltura, perché senza un surplus alimentare quasi tutti dovranno dedicarsi alla sopravvivenza, ed una società nella quale tutti sono concentrati alla ricerca di cibo non possiede abbastanza risorse per potersi dedicare ad altro, e quindi il primo obiettivo sarebbe mantenere operative quante più macchine agricole possibile, quindi trattori, pompe, serre e sistemi di irrigazione. Ma questi avrebbero bisogno di carburante, ricambi, fertilizzanti, e quindi la prima grande sfida sarebbe di prolungare la vita dell'agricoltura moderna, o comunque quello che ne rimane dopo la guerra, mentre se ne costruisce una versione più semplice, locale e più facilmente riparabile. Un secondo punto fondamentale da capire è che la prima rivoluzione industriale partì dalle miniere, la seconda invece dovrebbe partire dalle città, e quindi verrebbero utilizzate le città abbandonate come giacimenti artificiali, perché sarebbero le fonti più convenienti da cui ricavare acciaio, rame, alluminio ed altre materie prime. E quindi, mentre la prima città industriale estrasse i materiali direttamente dalla natura, la seconda potrebbe nascere proprio smontando il cadavere della prima. Ma con questo ci sarebbero alcune criticità. Infatti, riciclare richiede energia, forni, strumenti e conoscenze, perché non basta recuperare un pezzo di metallo
metallo, ma bisognerà anche riconoscerne la lega, separarla, fonderla e trasformarla poi in un qualcosa di utile. E il punto successivo non sarà quello di costruire immediatamente grandi fabbriche, ma piuttosto partire dalle officine e quindi iniziare con delle forge, costruire dei torni, dei trapani, delle frese, recuperare degli standard industriali, perché una civiltà industriale inizia realmente quando possiede macchine capaci di costruire altre macchine. Un altro punto fondamentale è quello dell'energia. Inizialmente si utilizzerebbe tutto ciò che è ancora disponibile, quindi generatori, motori diesel, impianti idroelettrici, pannelli solari recuperati, turbine, biomassa, ma con il passare degli anni i sistemi più complessi inizierebbero a guastarsi e quindi si potrebbe tornare ad utilizzare tecnologie meno efficienti. Esempio stupido, una macchina a vapore, che non è più efficiente degli attuali motori, però sicuramente molto più facile da costruire. E quindi inizieremo a vedere pannelli solari recuperati affiancati da motori a vapore molto semplici. E dopo essere ripartiti con la tecnologia, questa tecnologia dovrà poi essere spostata e quindi le ferrovie diventerebbero probabilmente una delle infrastrutture più preziose, perché possono trasportare grandi quantità di cibo, carbone, metalli e persone con un consumo relativamente contenuto. Le prime reti elettriche ricostruite non sarebbero nazionali, partirebbero piuttosto come piccoli distretti e poi queste microreti verrebbero progressivamente collegate. Ed anche lo Stato stesso rinascerebbe probabilmente con le stesse modalità. Prima con comunità locali, poi federazioni regionali e infine forse con nuove autorità nazionali. E quindi dopo una prima valutazione potrebbe sembrare che ritornare a uno stato preguerra sia soltanto una questione di tempo. Purtroppo le cose non sono così semplici. Infatti il muro arriverebbe con i farmaci avanzati, la chimica di precisione, l'elettronica, i semiconduttori. Per esempio un microchip moderno richiede silicio estremamente puro, delle camere bianche, delle sostanze chimiche specializzate, microscopia ottica molto avanzata. Ed anche se noi oggi conosceremmo il principio di funzionamento, purtroppo conoscere una tecnologia non significa saperla riprodurre. Ed è proprio questo il motivo per cui potremmo riuscire a produrre un treno relativamente in fretta, mentre uno smartphone potremmo non riuscire mai più a riprodurlo. Soprattutto perché c'è un problema ancora più profondo. Infatti, se durante la prima industrializzazione erano disponibili grandi quantità di risorse relativamente facili da estrarre, oggi molti giacimenti superficiali sono già stati sfruttati. Il petrolio rimasto è spesso più difficile da raggiungere, molti minerali richiedono impianti complessi con enormi quantità di energia ed anche se all'inizio potremmo utilizzare le rovine della vecchia civiltà, ma che cosa accadrebbe quando poi i ricambi terminano, i pannelli si degradano e i macchinari recuperati smettono di funzionare? Arrivati a quel punto dovremmo essere già riusciti a ricostruire un'industria capace di riprodurli. Quindi probabilmente una guerra globale non cancellerebbe tutta la conoscenza umana. Resterebbero libri, manuali e persone qualificate. Sicuramente non ripartiremmo da zero, avendo miliardi di tonnellate di materiali già raffinati e migliaia di macchinari pronti all'uso. E quindi questo renderebbe la prima fase della ricostruzione molto più rapida rispetto alla rivoluzione industriale originale. Ma ricostruire i livelli più avanzati della nostra tecnologia potrebbe richiedere decenni o addirittura generazioni, perché la nostra civiltà non è semplicemente un insieme di invenzioni, ma piuttosto è una rete composta da milioni di persone, aziende e processi che dipendono gli uni dagli altri. E quindi per produrre un qualsiasi oggetto moderno servono miniere, porti, centrali elettriche, standard internazionali e compagnie assicurative. E quando questa rete scompare, avere le conoscenze per produrre un oggetto non è più sufficiente. E allora la domanda finale non è soltanto se riusciremmo a sopravvivere alla terza guerra mondiale, ma piuttosto: la rivoluzione industriale è stata un passaggio inevitabile della storia oppure è un'occasione irripetibile? Questo perché ricostruendo potremmo scoprire di avere già consumato le condizioni che avevano reso possibile il primo decollo. E queste sono soltanto alcune considerazioni di un'eventuale situazione catastrofica post-guerra. Ci sarebbero poi un mare di altre variabili in gioco, come quella medica, genetica, oppure quelle sociali e culturali, che andrebbero tenute in considerazione, ma magari ne parliamo in un altro video. Se il video comunque ti è piaciuto e sei interessato ad altri contenuti come questo, ti chiedo di lasciare un like, un commento ed iscriviti per supportarmi. E noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!